Salve onorevoli, siamo di nuovo qui su Gothic 2, nuovo episodio. Nello scorso episodio abbiamo iniziato il gioco, appunto. Abbiamo fatto a malapena una quarantina di metri dalla torre di Xandras e avevamo incontrato il nostro vecchio amico Cavalorn, che era stato derubato dai banditi. E noi lo dovevamo aiutare a riprendere la sua... Let's mix it up with those guys. Sure thing. Just keep my back clear, okay? Now they're in for a nasty surprise. Spero. Sguagniamo l'arma intanto perché credo che sia proprio quello lì il brigante. You're in for it now. Perché ho perso metà vita? You deserve that, lowlife. Wait a minute. No, fine. Fine. Manifesto di ricerca. No, mi scusi, lì dove è scappato? Me lo aspetta, porco giuro. Ci va a mettere in qualche casino sicuramente. Cavolo, porco Giuda. You deserve that, lowlife. So, that's done. Ha! They shouldn't have messed with me. Then I can finally fulfill my mission. I've lost too much time already. What sort of mission? Ah, yeah. First I have to get into the city, and then later... I don't know how I'm going to get all that done in time. What about me? Why not? You could take the letter into the city. Then I'll have a bit more time to take care of my equipment. One of the bandits must have the letter in his pocket. Take it to Vatras, the water mage in the city. You'll find him in the temple of Adenos. He preaches there all day. Tell him that I wasn't able to get it done. And if he asks where I am, just tell him I'm already on my way to the meeting point. Okay? Oh yeah, one more thing. First buy some decent clothes from the farmers. Otherwise, you may be taken for a bandit. Here's a couple of coins. Ok. Puoi insegnarmi Can you qualcosa? teach me something? Sure. You know that. Man, they really took a lot out of you. You can't remember anything at all, can you? Voglio imparare le I tue want to learn your abilità. Speriamo che abilities. almeno non ce le fa Sure. fare. What do you want to know? Costo 5 PA. Armi una mano più 5, costa 5 punti azione. Non lo so. Armi una mano più 5 più 1. Ma no, come più 5 più 1? Prima non c'erano tipo i gradi livello maestro, apprendista, robe simili, no? Quindi aspetto prima di tutto. Mi diletto prima di tutto nel. Devo capire prima cosa voler fare esattamente. Quindi formaggio, messaggio, grimaldello, pepita d'oro, sigaro di erba di palude. Porco giù, esiste ancora l'erba I'll di never palude? get this open without the right key. Ho bisogno della chiave giusta. Da quanto tempo l'erba di palude? Avevo dimenticato la sua esistenza. Fungo. Clava chiodata. Brago. Che nome? Birra, pesce, messaggio sigillato, chiave del forziere, pepita d'oro. Ok. Dopo andiamo a aprire il forziere. E poi dobbiamo aprire anche il messaggio, però dato che è sigillato sicuramente si incazzano se lo apriamo prima. Diciamo, se lo apriamo, che facciamo? Salviamo, apriamo il messaggio, leggiamo cosa c'è scritto e poi lo consegniamo. Comunque però veramente bel nascondiglio. Quindi qui non c'è assolutamente niente da prendere. Possiamo direttamente dormire allora. Perché se ricordo male, dormendo si recupera la salute. Dormi fino a domani mattina. Hai dormito e ti senti riposato. Bene, mi fa piacere. Drago. Nothing to be had there. Nothing to plunder. Nel frattempo il signor Brago ha strisciato fin vicino al nostro letto.
Deve essere qualche modo per prendere tutto quanto più velocemente. Allora, quindi 25 è sempre più forte il nostro. E che altro devo vedere? Ah, messaggio. Fermate tutti gli uomini che arrivano dalle montagne. Se dovesse arrivare qualcuno al passo sarà probabilmente un vecchio. Non fatevi ingannare, è uno stregone pericoloso, tenetelo d'occhio. È possibile che il tipo che state cercando lo contatterà. Con questa lettera vi sto spedendo 30 pezzi d'oro. Ne darò altri 30 a chiunque ucciderà l'uomo. Portate la sua testa alla vecchia miniera. V. No. No. Lascia lo scrigno. Così l'inventario, ecco. Manifesto del ricercato. Ah, io praticamente. Quindi io sarei... cioè, veramente, mi sento umiliato. Io valgo solo 30 pezzi d'oro. Io che ho ammazzato il dormiente. Ecco. Noi che facciamo ora? Salviamo. Su Larax 5 e vediamo il messaggio. Caro Vallas, abbiamo raggiunto il portale, avevi ragione, sembra che fosse devoti, sembra fossero devoti a Adanos. Ti chiedo di verificare di nuovo questo elemento aiutandoti con le mie note. Da giorni ormai non vediamo nessuno di quei curiosi esseri di pietra, eppure la terra continua a tremare senza motivo apparente. Sospetto che i nostri studi ci porteranno a ulteriori rivelazioni. L'ornamento trovato ha un significato molto più rilevante di quanto pensassimo. Sembra un artefatto di vitale importanza, ma è incompleto, dobbiamo approfondire. Mando uno dei nostri figli dell'anello dell'acqua perché ce lo riporti. Se possibile non mandare Cavalor. L'ho incaricato di consegnarti questa lettera. Penso che per lui sia fin troppo. Spero sia la cosa giusta da fare. Saturnas, cazzo, Saturnas è ancora vivo. Ok, messaggio aperto. Quindi noi ricarichiamo perché mi sa che si incazzano se vedono che la lettera non è più sigillata, signori. E così abbiamo fatto il nostro buon lavoro. Quindi fatto ciò, ma che bella cosa strana, questi qui riguarda il circolo dell'acqua, quindi dell'espansione della notte del Corvo. Quindi la notte del Corvo è l'espansione che inizia praticamente fin da subito, fin da quando abbiamo iniziato il gioco. Nothing to be had there. Già stiamo facendo l'espansione. Come concetto è strano perché, se volete sapere la verità, è la prima volta che mi trovo in un gioco dove appena inizio mi dà direttamente... Oh, che cool! Mi catapulta direttamente nell'espansione. Ora vediamo di arrivare alla città il prima possibile. Oh, le mosche vampiro là. Salviamo un attimo perché mi sa che si incazzano. Questa qui c'è molto più componente, diciamo, deistica. Non credo nemmeno si possa dire. Comunque ci sono più dei. Adesso io prendo mela. Ma va, non dice niente. Io pensavo si incazzasse. Statua di Innos. Prega. No, non voglio più pregare. Fanculo, va. Devo pregare, devo pure pagare. Ma dove siamo arrivati? Capito. Larax 7. Salviamo perché mi sa che non usciamo vivi da... Per Corini, sì so che Corini si è di là, ma porco Giuda. Una mezza robetta per sistema. Che altro? Se io passo in mezzo indisturbato mi sa che nessuno mi picchia. Voi passante, aiutatemi. One less monster around.
Who do we have Okay. here? You're on your way to the city. Am I not right? Maybe. You look like a fugitive. All fugitives are headed for the city. You could even be a former convict for the mining colony. I don't See? care where you come from, but I believe I have an interesting offer for you. Ok, cosa offro? What do you have to offer? The way you look, the guards will never let you into the city. I can help you get into the city. I have here a small piece of paper with the royal seal and the governor's signature. A pass. Oh. With this scrap of paper in your pocket, you can run about as raggedly as you please, and the guards will leave you alone. Interested? Deve essere un tranello. There must be a catch to this. No, no catch. You will merely owe me a favor. Come entrerà in città? How will you get into town? The guards know me. I will simply tell them that I have lost my pass. Cosa vuoi in cambio del tuo lascio What do you want passare? for your pass? I knew you were the right man. Listen, you will get the pass from me, now. Just like that? Just so. But if I meet you in the city, you owe me a favor. Do we have a deal? Ok, dammi quella carta. Sure. Give me that paper. Here, be careful with that. It is very valuable. One more thing. Don't even think about breaking your word. As a merchant, I have a great deal of influence in the city. And it wouldn't go well for you. Believe me. Mostrami il mercante. Show me your wares. Take your pick. Lui vende sciabola del pirata, l'alabarda, quindi abbiamo anche le lance. Spada corta eccellente, danno 50, forza richiesta 25, valore 7,50, non me lo potrò mai permettere. Ok, devo andare. I've got to go. Suit yourself. Ok. Fatemi vedere quanto tempo stiamo, scusate, solo per pura curiosità. Ah, c'è tempo. Allora noi possiamo continuare il percorinis senza badare. Una bellissima pergamena. Che poi ora come faccio a capire quando è furto e quando non è furto? Mica è segnato da qualche parte. Per alcuni fatti Gothic 2 comincia un po' a non piacermi, preferivo di più l'1. Mi sa che il 2 è un po' un mezzo fiasco. Wait a minute. Since the barrier around the penal colony disappeared, we've had constant trouble with the bandits. Beh, è normale, sono briganti, cioè sono i detenuti, sono detenuti. Vita. And how goes the work? Same as always. Lot to do, not enough money, and with a bit of bad luck, the orcs will come tomorrow and burn down our farm. The king's paladins have occupied the whole city, but I can hardly believe they'll move their butts out here when the orcs attack us. Ci sono notizie interessanti? Is there any interesting news? I could have sworn I saw an orc over there on the edge of the woods 2 days ago. Since then, I've kept at least one eye open at night. Ah, ok, perché logicamente se vedi un orco tu lo fermerai. I'm headed for town. And? Is there anything interesting you can tell me about the city? Nope. But Maleth goes to the city from time to time. Maybe he knows something. I mean, something that would interest you. Ok, bravo. Non capisco perché i nomi delle persone importanti vengono spostati, alcune persone vengono spostati un po' a destra. Contadino, contadino, quindi non hanno automaticamente un granché di interessante da dire. Voi chi siete? Hey, you, come here. What is it? On your way to the city, and really busy, too. Listen, you look like a smart guy to me. I bet you'll go far in life. You're certainly nobody's fool, I could see that right away. Say, you'd probably like to earn a few gold coins, wouldn't you? Sicuramente non si è capito che sei un pirata.
non mi sembri un possidente. Bando alle ciance, che vuoi? E gli chiediamo, stai fuggendo Are da you qualcuno? hiding from someone? Of course not. What nonsense. I just enjoy standing among the trees so the wind won't blow right into my face. What about you now? Do you want the job? Non mi sembri un possidente. You don't look like someone who has gold. Well, I certainly don't move in the same circles as a gentleman like you. But you won't refuse my small contribution to your surely considerable fortune, will you? Well, what do you say? Can I count on you? Bando alle ciance, che vuoi? Cut the crap. Tell me what you want. You see, that's exactly what I mean. Nobody gets anywhere with you just by using pretty words. I knew it. I'm dealing with a tough businessman here. You're a businessman and certainly interested in a small addition to your purse, aren't you? Perché no? Why not? You'll have to forgive an ignorant old seaman. I'm a stranger in these parts and I don't really know all the rules. So I had to find out the hard way that traveling strangers aren't welcome in the harbor city. Now I'm standing here with no idea how I'm supposed to get into the city. I have some extremely important business to conduct and my client won't tolerate a delay, you see. You'll help me find a way to get past the city guard, won't you? A proposito delle guardie cittadine. About the city guards. Yes, got an idea? E una bustarella? What about bribery? Well, if that worked for me, I'd have tried it already. Ah, ok. Prima bisogna di pensarci su. I'll have to think about it first. All right, but hurry up about it. I've got no time to lose. E sì, io mica... Lui non ha tempo, ma noi non possiamo stare qui a... come si dice? No, il lupo... Giovane, ok. Non voglio dargli il lascio passare, cioè... Allora, quando abbiamo capito c'è un altro modo per entrare in città. Noi dobbiamo solamente trovarlo. Che è quello tipo di passare per una vecchia torre, avevano parlato. Quindi andiamo un attimo alla fattoria prima, magari vediamo se c'è qualcun altro con cui parlare. Ma avevano detto che c'era un altro che potevamo parlare, che conosceva delle informazioni importanti comunque. O comunque più che altro importanti, aveva detto appunto interessanti della città. Vediamo un attimo nella fattoria. Oh. Scusate la battuta. Chi c'è? Abbigliamento da contadino. Io? Signori, sono diventato appena ora un contadino. Guardate la bellezza. Beh, sembro più pezzente di prima secondo me, però ognuno è... Hey, who invited you? Get out of the house right now. There's no alms to be had here. Hilda, non rompere i coglioni. Oh, le bestie d'ombra, questo qui con l'essere con il corno. Non le ho mai dimenticate. Bestioni enormi che erano. Salviamo. E nel mentre dobbiamo pensare un metodo per entrare. Hey, you! Puoi offrirmi qualcosa da mangiare? Can you give me something to eat? Only those who work here get something to eat. Io lavoro qua, guarda che abiti che c'ho. Mi dà un po' fastidio perché mi sono camuffato un po' da contadino. Mi doveva almeno dire qualche roba come... I don't believe it. The bastard's running around in my clothes. You give me back my clothes right now. Scordatelo. Forget it. I'll teach you, buddy. Filthy thief, just you wait. Never try Ma stealing from me dai, again. che porco Giuda sei. Essere abominevole che non sei altro. Una botta mi ha dato, sono caduto per terra. Mi sa che ci servono armi più forti. E lasciamo i vestiti. Come se non avessimo fatto niente. Perché poi mi sa che se la prendono con noi. Se... ora non dovrebbe dire niente.
Loba. Hey, you! Why are you hanging around on my land? Whose side are you on? The rebelling farmers or the king? Non capisco. I don't understand. What? Don't mess with me, boy. I want to know where you stand. So who are you for? Dalla parte del re. I'm for the king. For the king? That's what the city guard said when they took half my sheep. But where are those bastards when we have to keep the bandits off our backs? Where will they be when the orcs invade us? I'll tell you, in the city, behind thick walls. So leave me alone with the king. Ok. Bisogna degli abiti adatti. I need some sensible clothes. I can give you clean farmer's work clothes. Can you pay for them then? Well, you could work off a part of the price, if you're someone who is looking for work. Quanto vuoi per gli abiti da lavoro? How much for the work clothes? Well, we'll see. 80 gold pieces. Il prezzo è sempre troppo Well, that's alto. still too Voglio expensive. spendere così. Suit yourself. Cosa succede qui comunque? What's going on here anyway? Don't you know what's going on? Boy, where are you from? We're on the edge of a civil war. Ah, bene. Up till now, all the farmers looked at the tribute to the city as fair taxation. But since the paladins have come to Kormaris, the city guards visit us more and more often. And little by little, they're taking everything. If it goes on like this, soon we won't have anything left for ourselves. Some farmers are starting to rebel. Onar was the first of them. Ah, ok. Parlami ancora di Onar. Tell me more about this Onar. Onar is the biggest farmer here in the area. He is broken with the city. They say he's hired mercenaries to keep the city guard off his back. Can't blame him. In any case, no royal soldier dares to set foot on his farm anymore. Mercenario, vedere che in mezzo c'è Larax. Who are those mercenaries that Onar hired? I don't know much about the guys. Supposedly, a lot of them are former prisoners from the mining colony. Sì. Everybody knows what you can expect from them. Sicuramente sono i mercenari di Larax. Con i contadini o con What about you? Ora Whose side are rispondo you dalla on? mia parte. Peasants or king? Now, I'm too close to the city to really have a choice. But I'm glad about that. I wouldn't know how to decide. The king is bleeding us dry, and Onar sets his mercenaries on anyone who won't join him. And that's why most of the other farmers are still undecided, but sooner or later they'll have to choose one side or the other. Sto cercando I'm lavoro. looking for work. I can't use another farmhand, but I could offer some work to a day laborer. Well, what I mean is, you can lend a hand in the field, and there are certainly a few other things to do around here. I could pay you with gold, or give you a few decent things to wear. Gli abiti decenti. The things are worth a fair bit. I can't give them to you for nothing, but I can sell them to you cheap if you work for me. By the looks of you, I should say, take the clothes. Anyway, the small turnip field next to the barn needs to be harvested. Ok. Va bene. All right. Then hurry it up a bit before I change my mind. Fine. Quindi dovrei raccogliere rape. Mi scusi, come si apre? No, con la I. Con la L. Raccoglie rape. Ecco. Ecco le tue rape. Here are your turnips. Hey, you're not all that worthless after all. Grazie. Take them to my wife in the house and tell her to cook them. What about my pay? I can give you 5 gold pieces. Or sell you the clothes cheaper. Well, what's it to be? Ho sconto sui vestiti. Make me a better price for the togs. Good. I'll give them to you for 10 gold pieces less. Ok. Vediamo poi, ha qualcos'altro da fare. Have you got anything else for me to do? I don't. But you can ask my wife or the boys in the fields. Maybe they need some help. Ok. Quindi possiamo rubare i vestiti e andarcene tranquillamente. Dopo torniamo per picchiarlo.
Hey, you! Ho qualche rapa per te. I've got a few turnips here for you. Great. That should be enough to fatten those guys up. Since you're here anyway, I saw a traveling trader pass by here a few minutes ago. I think he stopped on his way to town. Go to him and see whether he's got a decent frying pan for me. Give me the gold, and I'll go see the merchant for you. Are you saying I can trust you? Just don't spend the money on booze, do you hear? Ok. Per me va bene, fino a quando lei ci paga, secondo te non siamo così scemi da farci pagare noi, pure le pentole, non ho capito. Dove hai messo la pentola? Ah, bene, ci hai dati giusti. Complimenti, pezzente che non sei altro. 297. Perché appartiene a un brigante, bla bla bla. Cioè, questi qui ce li vendiamo praticamente per tutte le altre erbe curative. I've gotta go. Suit yourself. Così in caso dobbiamo comprare gli abiti da contadino, li pagheremo un totale di 70. Allora parliamo con la moglie. Hey, you! Tieni questa pentola, ecco la tua pentola. Here's your frying pan. Fine. Let's see then whether it's any good. Ok. Firmi cosa da mangiare. Can you give me something to eat? Here, take this. You're a good lad. Can you give me something to eat? Vediamo qualcosa. You've had your portion for today. Come back later. Ok. Quindi possiamo usare anche lo stufato per fare soldi, anche se dubito che lo stufato valga effettivamente qualcosa. Invece vale 8, signori, vale 8. Un buon prezzo, Possiamo venderlo e ci guadagniamo qualcosa. Una volta al giorno possiamo, a quanto ho capito, possiamo venire a prendere lo stufato. Tu vuoi qualcosa? We have to pay our contribution to the city. If we don't, we'll end up having trouble with the Siete paladins. tassati, capita. No. Lui, no, allora sarà lui quello che vorrà qualcosa. Ho bisogno di aiuto, sto cercando. Can I lavoro. help you? I'm looking for work. Do you know anything about working in the fields? What is there to know? In that case, I think we're fine here. Thank you. If you want to work for Lobart as a day laborer, I can only warn you, he pays people like you really miserable. He offered to sell me some clean clothes cheap if I helped out on the farm. Well, I don't have anything for you to do, but you can bring me and the boys something to drink. Fetch me a bottle of wine, and I'll tell Lobart you were a real help to us. Te la trovo una bottiglia di vino che ha appena venduto tutto. Ma porco ciuda. Fammi vedere, mostrami la Show me your wares. Take your... Dove hai il vino? Gin. Rum bianco. Birra, mela, zuppa di pesce, acqua, vino. Valore 20. Porco ciuda. Perché? Perché? E però ci dobbiamo rifarci in qualche modo. Ortiche del fuoco. Tanto noi la mana non ci serve. La mana non ci serve. Questo nemmeno. Erba dello squartatore, addirittura. I've gotta go. Allora, signori, fatto ciò, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno e ci vediamo nel prossimo episodio.